Buongiorno Internet e bentornati sul canale. Stavo facendo gli ultimi preparativi per la partenza e quindi un cambio dell'olio prima di un viaggio abbastanza stressante di qualche migliaio di chilometri, consiglio sempre di farlo. E ho detto perché non condividerlo? Allora, partiamo dalla cosa principale. Io consiglio di mettere la moto sul cavalletto centrale per stabilità e perché così inclina anche un po' più avanti e fa uscire più agilmente l'olio. Scaldate bene la moto prima, non al minimo sul cavalletto, meglio sempre un giretto, quindi l'olio si scalda bene, poi la spegnete, l'olio cala tutto in coppa, nel frattempo prendete tutte le chiavi e tutto quanto e cominciate a smontare. La rimozione del filtro dell'olio, non vi preoccupate di prenderlo con delle pinze o bucarlo con un cacciavite per estrarlo, perché tanto comunque lo buttate. Quando riprendete il filtro dell'olio nuovo, io ci metto sempre dentro un po' l'olio e aspetto che la carta lo assorba e se ne è preso quasi più di 50 ml. Poi per rimetterlo, ovviamente sempre una lubrificata, la guarnizione ci va sempre, cosa abbastanza importante perché sennò potrebbe schiacciarsi male o rompersi anche. Poi per riavvitarlo semplicemente a mano e per stringerlo non c'è bisogno di chiavi né di niente. Sarebbe 17 Nm, quindi a mano si fa tranquillamente e senza problemi. Ovviamente quando scaricate l'olio aprite anche il tappo, aiuta. Il bullone invece per scaricare l'olio va serrato, quindi prendetevi una 17 e va serrato a 43 Nm. Consiglio di usare una dinamometrica perché comunque è la coppa dell'olio. Se uno nel dubbio stringe un po' troppo fa un danno serio che magari prima di partire non è assolutamente consigliabile. Chi lo sa se hanno una coppa dell'olio in magazzino, rischiate di dover saltare proprio il viaggio. Praticamente anche questo non va serrato quasi per niente. Mamma mia, è veramente niente. Sì, però è giusto così. Per il posto dove sto andando e per lo stress che proverà questo povero motore, arrivo tutto, ciao perro, ciao, sì, proprio davanti, guarda che quelle olio, spostati, sì, va bene? Ciao, lui è Paul. Ho scelto di prendere un olio full synthetic della Motul, un 1050, che a differenza di quello che viene consigliato dalla Yamaha, ovvero un semisintetico 1040, secondo me in una situazione dove viene stressato il motore parecchio è molto meglio. Quello che si vede appena riempito non è quello reale, perché l'olio deve comunque andare in circolo e riempire bene il filtro dell'olio, perché quello che abbiamo fatto di bagnare la cartuccia, metterci quei 50-60 ml di olio dentro aiutano, ma non è che tiene. Quindi andiamo a vedere. Terzo e ultimo. Adesso è un po' più difficile perché bisogna mettere l'olio nella quantità giusta. Mettetene di meno perché a rimetterlo, ad aggiungerlo si fa sempre un tempo. A levarlo è un casino. Abbiamo messo 150 ml. Teoricamente dovremmo metterne altri 250. Quando arriviamo al massimo ci sono due tacche, minimo e massimo. Ci fermiamo e rifacciamo il giro. Ovviamente la moto è un po' inclinata e come potete vedere anche l'olio di seguito, però va bene, va bene.
girare tutto l'olio è sparito, adesso è in circolo, poi quando rispengi con il tempo si riabbassa. Quindi una volta rimesso l'olio esausto nelle confezioni vuote lo potete portare da un benzinaio oppure a un centro raccolta, è gratuito, non vi devono chiedere niente ed evitate che inquini, mai buttarlo nella fogna da nessuna parte. Abbiamo messo 2,4 litri e deve ancora scendere tutto in coppa, comunque siamo ben oltre il minimo, questo già ci basta perché dobbiamo stare comunque a metà tra minimo e massimo. E facciamo un giro con la moto, delle commissioni e poi lo ricontrolliamo prima di partire, già da oggi, però prima di partire lo ricontrolliamo. Ciao a tutti!